Da quando Azuki ha perso il match valevole per la White Belt contro Natsupoi, è caduta in uno status di depressione importante, uno status di malessere che l'ha catapultata in uno sconforto generale che ha colpito anche tutti i match riguardanti lei e le sue compagne di Stars, match che hanno visto la luce nel recente tour nel nord del Giappone, di cui la Stardom è stata protagonista. Ma cosa sta succedendo precisamente ad Azuki? Proviamo a fare il punto della situazione in questo nuovissimo video. Minasan konnichiwa e bentornati sul canale. Vi chiedo immediatamente di lasciare un like, di condividere il video con quante più persone possibili e di iscrivervi al canale attivando anche la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Vi ricordo che per voi è completamente gratuito, ma per me e per la crescita del mio canale è di vitale importanza. Dunque, Azuki è alle prese con una battaglia interiore, un malessere che l'ha colpita dopo aver fallito l'ennesima title shot. Una possibilità titolata che questa volta sembrava davvero poter far realizzare ad Azuki il sogno di una vita, quello di conquistare finalmente la tanto agognata White Belt. Da quando è approdata in Stardom nel lontano 2014, Azuki si è da subito messa in mostra per la sua abilità nel ring, la sua bellezza e il suo carisma. Infatti, soltanto dopo pochi mesi dal suo debutto, Azuki riuscì subito a conquistare il suo primo alloro, vincendo il Rookie of Stardom. Poco dopo questo traguardo, Azuki però si fermò per 15 mesi, anche se ad ora non si conoscono perfettamente i motivi di tale stop. Sta di fatto che al suo ritorno, precisamente il 20 novembre del 2016, Azuki si unì alla stable di Queen's Quest. Sotto la bandiera di Queen's Quest vinse gli Artists of Stardom Championship per ben 4 volte, una volta insieme a Momo Watanabe e Io Shirai, una volta insieme a Io Shirai e Viper e le 2 successive volte sempre con Io Shirai e questa volta con Azumi. Quando sembrava che la sua esperienza come membro di Queen's Quest stava procedendo a gonfie vele, ecco che il draft del 2018 sconvolse la carriera di Azuki, che fu costretta a lasciare Queen's Quest per unirsi a Uedo Tai. Durante questo periodo Azuki riuscì a conquistare la SP Championship che perse dopo un regno di 208 giorni. Il 24 novembre del 2019 Azuki annunciò un po' a sorpresa, il ritiro dal wrestling professionistico. Un mese più tardi disputò il suo ultimo match contro Natsuko Tora. Dopo quasi 2 anni di assenza dal pro wrestling, Azuki fece capolino in Stardom il 29 agosto 2021, quando decise di tornare definitivamente nel wrestling, confrontando dapprima Mayu Iwatani per sfidare ad un match Koguma. La battaglia in questione vide la luce il 9 ottobre, dove Azuki sconfisse Koguma nel suo match di rientro, per poi unirsi definitivamente a Stars, la stable capitanata tuttora da Mayu Iwatani. Sotto la bandiera di Stars, Azuki si è elevata parecchie soddisfazioni, dapprima creando uno dei team a mio avviso più forti nella storia della compagnia, Fukuoka Double Crazy, un team straordinario che ha vinto tutto ciò che si poteva vincere. Sì, perché nel 2021 Azuki e Koguma conquistarono la Goddess Tag League per poi vincere negli anni successivi ben 3 volte i Goddess of Stardom Titles, cosa fatta da nessun altro team in tutta la storia della federazione. Ma non è tutto. Sì, perché in questi ultimi anni, con la creazione di Fukuoka Double Crazy, Azuki e Koguma hanno scritto pagine di storia andando ad essere elette come miglior tag team del 2021 e l'anno successivo come best unit con tutte le sue compagne di Stars. Dunque, in questi anni passati in Stardom, i trofei per Azuki non sono di certo mancati. Traguardi che ha saputo raggiungere grazie al suo grande impegno, grazie alla sua solarità e grazie al suo talento cristallino.
Tutti questi pregi non sono bastati però, fino ad ora almeno, per permettere ad Azuki di conquistare ciò per cui la ragazza di, Fukuoka ha lottato in tutti questi anni, per cui la ragazza di Stars ha combattuto con sudore e, lacrime. Purtroppo la White Belt sembra ad oggi ancora un miraggio per Azuki, un obiettivo irraggiungibile. E sì, perché con la sconfitta ricavata dal match contro Natsupoi vanno a 6 le possibilità fallite da Azuki nel cercare di conquistare il Wonder of Stardom Championship. 6 match, tutti falliti, 6 possibilità tutte sprecate per poter finalmente agguantare la tanto agognata cintura. Questi fallimenti, tutte queste delusioni hanno gettato Azuki nello sconforto, uno sconforto che dura ormai da diversi giorni, uno sconforto che ha fatto preoccupare tutte le sue compagne di Stars e tutti i suoi fans, me compreso. Non vi nascondo di aver avuto molte preoccupazioni su quale fosse il futuro di Azuki in Stardom, preoccupazioni disparate che andavano dal possibile turnil a un qualcosa di più drastico, diciamo, un qualcosa che avrebbe anche potuto riguardare l'addio di Azuki dal wrestling professionistico, come già successo in passato, a dire il vero, o semplicemente con l'accasarsi in una nuova compagnia, con Marigold in lista alle possibilità. Tutta questa negatività sembra però essere stata smentita in parte dalla lottatrice stessa, che negli ultimi giorni ha provveduto a scusarsi con tutti i fans nell'averli fatti preoccupare per il suo comportamento non idoneo, diciamo, promettendo a tutti di cercare di uscire da questa situazione nel breve tempo possibile. Il tutto è stato fatto grazie a questa lettera che Azuki ha condiviso sui profili social. Una lettera scritta col cuore per cercare di rasserenare tutti quei fans preoccupati dallo stato di malessere della ragazza. Riusciremo presto a rivedere la gioiosa e solare Azuki? E inoltre, questo percorso di redenzione, di cambiamento, se vogliamo, porterà davvero Azuki a vincere la White Belt? E ancora, sarà davvero tutto passato? Azuki avrà davvero messo alle spalle tutto ciò che è capitato finora? O il pericolo di un turnil o ancora peggio di un addio alla Stardom è ancora possibile? Sono tutti quesiti a cui voi potete rispondere qua sotto nei commenti. Quindi dita sulla tastiera e sbizzarritevi. Inoltre vi ricordo che in descrizione potete trovare tutti i link del progetto Donne tra le corde, progetto tutto incentrato sul wrestling femminile mondiale. Con Donne tra le corde potete sempre rimanere aggiornati con le ultime news, le rivalità che coinvolgono le vostre atlete preferite e quant'altro. Dunque seguite Donne tra le corde sui social per tutti gli accorgimenti. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento ad un prossimo contenuto. Grazie di cuore a tutti voi. Bye bye!